Buongiorno e ben trovati. Non avrei voluto fare questo video, però mi avete scritto in tanti e mi avete segnalato un po' l'incidente che è accaduto la settimana scorsa in Emilia Romagna, vicino Carpi. E vi dico subito che non parlerò di quell'incidente lì perché fra l'altro non abbiamo ancora informazioni precise di quello che è accaduto, no? Sappiamo solamente quello che è stato un pochino pubblicato e basta, quindi non ne voglio parlare, però voglio prendere spunto da questo incidente per parlare un po' riguardo agli incidenti in genere e alla sicurezza dello sport dell'equitazione. Come sempre non lo faccio dicendovi la mia opinione, quella ve la dico alla fine, ma rimane giustamente solo la mia opinione, ve lo dico riportandovi delle ricerche. In particolar modo ci sono 3 ricerche che sono state fatte, almeno ce ne sono di più, però quelle che ho preso in esame io sono queste 3 qui perché mi sembravano più inerenti all'argomento di questo video. In particolar modo ci sono 2 ricerche, una inglese che è stata condotta su un ospedale universitario di una cittadina a nord di Birmingham. Comunque tutte le fonti come al solito ve le lascio in descrizione così ve le andate a spulciare per conto vostro, dove sono stati analizzati tutti gli incidenti accaduti nei 3 anni dal 2015 al 2018. Quello che fanno notare durante la ricerca sono le varie tipologie di parti del corpo danneggiate. In particolar modo la ricerca evidenzia come 1 su 5 rider, quindi cavalieri, sostanzialmente all'interno della sua carriera ha almeno un incidente grave e in particolar modo evidenzia come ci sia nel campione che hanno analizzato loro un consistente numero di incidenti che riguardano la spina dorsale. In realtà da un altro studio che è stato fatto in precedenza, in questo studio del 1993 era stato trovato invece che c'erano molti più incidenti alla testa. Probabilmente questa grande differenza fra questi 2 risultati è dovuta al fatto che sono stati messi obbligatori per le competizioni e fino a una certa età l'uso delle protezioni, in particolar modo dei caschi. Un altro studio invece australiano ha provato ad applicare la determinazione del coefficiente di rischio all'interno dell'equitazione prendendo come metodo di analisi un metodo che viene utilizzato normalmente nelle industrie considerate ad alto rischio e è venuto fuori che analizzando un po' 10 casi studio ricreati artificialmente è venuto fuori che nel 60% dei casi l'intervento, diciamo la variabile cavallo, ok, era quella che determinava il problema, il verificarsi del problema. Quindi solo nel 40% dei casi, cioè solo il 40% del coefficiente di rischio era dovuto all'ambiente e a supervisione da parte di persone, eccetera, eccetera. Perché vi ho portato queste due ricerche? Perché è abbastanza rilevante come la variabile cavallo sia determinante quando succede qualche cosa. Cioè cosa significa questo? Significa che ci sono delle cose che escono fuori dal nostro controllo. Come diceva la seconda ricerca, c'è la variabile cavallo che è difficilmente prevedibile, trattandosi di un animale senziente, molto grande e quindi molto pericoloso. La cosa interessante è che nella terza ricerca che è stata fatta è venuto fuori da un'analisi di un campione di cavalieri in Germania, è venuto fuori che prendendo in esame cavalieri che competono ad alto livello in dressage, salto ostacoli e completo, il 50% degli incidenti avveniva quando questi erano a terra, cioè nella gestione del cavallo e non quando erano in sella. E qui si apre un altro scenario: quanto è facile farsi male da terra e quanto è facile farsi male da sella. Chiaramente da sella, come viene fuori dalle ricerche che vi ho appena elencato, è più facile farsi male, si pensa che sia più facile farsi male perché siamo a un'altezza più o meno con la testa che può essere anche di 3 metri, no? Se si monta alcuni tipi di cavalli. Pensate, il cavallo da salto ostacoli, tipicamente più alta al Garrese, noi siamo lassù con la testa che può essere anche a 3 metri di altezza. Quindi
Quando si cade ci si può fermare per colpa dell'altezza e fondamentalmente anche per colpa del fatto che si può cadere insieme al cavallo e quindi il cavallo può fare forza su alcune parti del nostro corpo e causare appunto la rottura di ossi o quello che può accadere. Quindi chiaramente siamo sempre portati a pensare che ci si possa far male quando si cade, però è anche vero che spesso e volentieri quando stiamo in sella abbiamo delle protezioni aggiuntive. Pensate ai corpetti che proteggono la spina dorsale, pensate al casco che protegge la testa, pensate ai guanti, pensate a mille cose che vengono messe, ai corpetti che si gonfiano con l'aria compressa, no? Quelli stile airbag. Quindi diciamo spesso siamo più tutelati in certi tipi di attività proprio perché si pensa che il rischio maggiore sia quello e probabilmente è così. Però si trascura un altro aspetto che è quello della gestione del cavallo da terra. Molte volte si trascura perché si pensa che sia meno rischioso, in realtà poi dopo è là dove a volte accadono incidenti anche gravi, come abbiamo potuto vedere. Alcuni di voi che mi hanno scritto hanno chiesto la mia opinione. Diventa difficile dare un'opinione in tal senso. Io posso solamente dire che in base a quella che è la mia esperienza, che oramai è più di 34 anni che vivo all'interno del mondo dell'equitazione e come sapete giro continuamente, maneggi, posti eccetera eccetera e ho visto anche cosa succede all'estero. Quello che ho potuto constatare è che molte volte non viene fornito alle persone che stanno intorno ai cavalli la capacità di leggere il cavallo. Mi spiego meglio. Ogni cavallo è imprevedibile perché sono animali estremamente sensibili, ne ho parlato 1000 volte su questo canale, penso che sia inutile starlo a ripetere anche adesso. Sono estremamente sensibili e sono estremamente reattivi. Aggiungiamoci il fatto che sono molto grandi, oltre ad essere molto agili e quindi chiaramente stare accanto a un cavallo è facile creare delle condizioni che possono nuocerci in qualche maniera. Pensate solamente al piede che viene pestato, ok? Cos'è che noi possiamo fare? E questo vale sia da terra che da sella. Sto parlando noi come istruttori, in senso generale, non sto parlando di istruttori Parelli o istruttori di qualsiasi altro genere, sto parlando noi come istruttori. Cos'è che possiamo fare? Possiamo dare la possibilità alle persone che si avvicinano ai cavalli di imparare a leggere il cavallo. A leggere il cavallo cosa intendo per leggere il cavallo? Capire prima quello che può accadere dopo. Avere la capacità di intuire ciò che può turbare il nostro cavallo oppure ciò che può accendere il nostro cavallo, perché non vi dimenticate che i cavalli possono diventare pericolosi sia quando hanno paura, ma anche quando sono euforici o, come qualcuno dice, troppo carichi, ok? In entrambi i casi sono pericolosi e non sono pericolosi solamente quando sono, come dico io spesso nei miei video, calmi, connessi e che rispondono. Quindi in tutte le altre situazioni noi dobbiamo imparare a prevedere quello che può accadere un attimo prima che accada. È chiaro che non ci riusciamo sempre, è chiaro che gli incidenti possono sempre accadere, perché come abbiamo detto prima, no? Un rider, un cavaliere su 5 all'interno della sua carriera ha spesso e volentieri almeno un incidente grave, quindi si sta parlando di uno sport che comunque, anche se magari non è paragonabile ad altri sport pericolosi, comunque è considerato uno sport a rischio. Quindi, al netto di quello che abbiamo detto ora, è chiaro che io per aumentare il livello di sicurezza quando sono intorno al mio cavallo devo essere in grado di accorgermi se il mio cavallo sta cambiando atteggiamento e di essere in grado di gestirlo al momento che lui cambia atteggiamento e da calmo diventa agitato. In poche parole, si tratta di migliorare, per quanto riguarda le persone che stanno intorno ai cavalli, la capacità di capire cosa sta per accadere nel nostro cavallo, nella testa del nostro cavallo e saperla gestire. Troppe volte io mi sono trovato in situazioni in cui le persone non sapevano gestire il proprio cavallo e iniziavano ad urlare come dei pazzi, o per far sta fermo il cavallo gli urlavano contro, o per far sta buono il cavallo cominciavano a menarlo. Cioè, questo non è secondo me un atteggiamento dovuto a una formazione, questo è un atteggiamento dovuto a
una ignoranza, passatemi il termine nel senso buono del termine, cioè la mancanza di formazione nel sapere cosa fare in determinate situazioni. Di solito quando succede questo, le persone vanno in panico, c'è chi esprime il panico nell'immobilizzarsi e c'è chi esprime il panico nel urlare, menare, fare e a volte fare anche delle cose che lo mettano ancora più a rischio. Detto questo, la mia opinione è che noi istruttori abbiamo prima di tutto la responsabilità di formare i nostri allievi per rimanere in sicurezza quando sono accanto ai cavalli, e per farlo dobbiamo insegnarli a gestire tutte le situazioni da terra e da sella in una maniera che sia assolutamente sicura, o almeno che sia la più sicura possibile. Poi il 100% di sicurezza non possiamo raggiungerlo mai, e questo chi mastica un pochino i coefficienti di rischio eccetera lo sa cosa vuol dire. Però la nostra responsabilità è quella di fornirgli le informazioni necessarie per gestire i cavalli in qualsiasi condizione mentale e emotiva che loro siano, capire bene cosa gli sta passando per la testa in quel momento e riuscire a gestirlo e a calmarlo. Cioè, in poche parole, dargli la medicina che gli serve per ritornare calmo. Cioè, hai bisogno di muoverti, ti faccio muovere. Hai bisogno di mettere la tua energia su qualcosa, ti faccio mettere la tua energia su qualcosa. Però per fare questo ho bisogno anche di essere capace. E quindi dobbiamo insegnarli a diventare capaci a gestire i cavalli non solo da sella, ma anche da terra. Non a controllarli, a insegnarli a ritornare immediatamente connessi con noi ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, che può essere per gioco o che può essere per qualche stimolo che gli arriva dall'esterno e gli mette paura, loro perdano le staffe. Non lo volevo fare questa battuta, però mi è venuta. E quindi ogni volta che accade questo, noi dobbiamo essere in grado di gestire il nostro cavallo. È chiaro che non è una cosa facile, non è una cosa semplice, ma il nostro compito è insegnarlo ai nostri allievi. Quello che mi sono reso conto io è che questa cosa qua in diverse scuole, alcune per fortuna stanno cominciando ad andare un po' in questa direzione, ma in molte scuole non viene fatto. Addirittura ci sono delle scuole dove il cavallo viene trovato dall'allievo già sellato e pronto. Salgano su, fanno 40 minuti di lezione, riscendono, salutano il cavallo e se ne vanno. E questo accade ancora oggi. Ecco, secondo me questo non è il modo giusto di insegnare l'equitazione ai nostri allievi. Gli errori ci stanno, gli incidenti possono accadere. Quello che possiamo fare noi è dare, ai nostri futuri cavalieri tutti gli ingredienti per riuscire a rimanere in sicurezza e a gestire il cavallo in una maniera corretta, senza andare a peggiorare le cose, senza iniziare a urlare o a fare cose fuori luogo e senza senso, in modo da far ritornare immediatamente il cavallo calmo, connesso e che risponde. Ecco perché nell'equitazione naturale in generale, e chiaramente io parlo per quello che insegno, cioè nel programma Parelli in particolare, diamo così tanta importanza al lavoro da terra e iniziamo il percorso di un futuro cavaliere proprio con metterli insieme da terra, cavallo e cavaliere, in modo che si riescano a creare le condizioni ottimali per far sì che il cavaliere impari a capire cosa gli sta passando per la testa al cavallo e impari a gestirlo nella maniera migliore per farlo rientrare e ritornare, dalla nostra parte. Questa parte qua, secondo me, è imprescindibile dalla parte da sella. Non si può fare l'una senza l'altra. O meglio, da sella uno potrebbe anche non montarci, però questa parte qua da terra va fatta. E quelli che qualcheduno chiama giochini, in realtà sono un raffinato sistema di comunicazione con il nostro cavallo che rendono il cavaliere via via sempre più esperto a utilizzare l'attrezzatura nella maniera appropriata per far rientrare sempre il cavallo in una condizione ottimale, gestendolo attraverso i suoi stati emotivi. In qualsiasi situazione si venga a presentare il problema. Questo mi sento di dire alle persone che mi hanno scritto e mi hanno chiesto un'opinione. Non posso dare un'opinione specifica sull'evento, questa però è la mia opinione per quanto riguarda la sicurezza intorno ai cavalli. Per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi se volete seguirmi nei contenuti e noi ci vediamo nel prossimo video.
dreams we ride far and wide. In a world so vast we feel alive underneath the open sky.